Il copy trading è una forma di investimento come tante altre, con la differenza che ci sono dei follower, ovvero noi che andiamo a copiare degli altri investitori che vengono chiamati per l'appunto trader, investitori oppure leader. Li andiamo a copiare su delle piattaforme più o meno autorizzate, più o meno legit, a seconda di dove andiamo a incappare. Possiamo andare a incappare in dei broker autorizzati, SciSec, Consob, via dicendo. Possiamo andare ad utilizzare il copy trading su dei servizi degli exchange che mettono a disposizione, exchange regolamentati oppure exchange non regolamentati o altri tipi di piattaforme. Questo tipo di investimento, il copy trading, può essere indiretto oppure diretto. Indiretto quando magari facciamo parte di una sala segnali dove possiamo andare a scegliere o meno quale posizione aprire a seconda dei segnali che ci vengono rilasciati, oppure copy trading diretto iscrivendosi a un exchange, a un servizio, a un broker, dove mettiamo a disposizione il nostro portafoglio con l'autorizzazione a copiare le posizioni di un trader da noi selezionato. Ma se pensate di diventare ricchi con il copy trading vi sbagliate di grosso, perché non solo ci sono delle difficoltà già nel selezionare, nello scremare una piattaforma che ci permetta di avere delle sicurezze, che sia l'assistenza migliore, che siano tutte le licenze del caso, che sia un supporto che ci possa aiutare in problematiche come depositi, prelievi, o ancora peggio trovare un exchange, trovare un servizio che vada a backtestare i veri trader è davvero difficile. Soprattutto gli exchange che stanno offrendo dei servizi di copy trading, magari non tutti, ma nella maggior parte dei casi vi posso assicurare che prendono cani e porci, soprattutto se hanno delle community che possono seguirli e generare dei volumi, infischiandosi poi se i trader portano ad esaurimento i portafogli degli utenti. Come vedete, la prima difficoltà ovviamente è la scelta del servizio, ma supponiamo il caso che abbiate trovato l'exchange perfetto, il broker perfetto e andate a selezionare un trader che secondo un piccolo storico che vi mostra l'exchange o il servizio scelto ha una serie elevata di win, una serie positiva di operazioni chiuse. Come ho detto poco fa, la storia può anche non ripetersi, quindi possiamo anche avere la sfortuna di andare a iniziare a copiare un trader che è sempre stato profittevole, però in una settimana o in un mese che inizia ad avere delle perdite. E questo per noi cosa va a significare? Vado un attimo a spostarmi sulla registrazione della schermata del PC perché ho fatto un disegno fantastico. Ovviamente sul disegno fantastico ero ironico, ma spero di rendere l'idea. Questo è dall'inizio alla fine tutto il percorso che sta facendo un trader. Noi vediamo che il trader comunque è sempre profittevole, chiude sempre delle operazioni in profitto e andiamo a copiarlo, entriamo con la nostra sites, con il nostro portafoglio a fare copy trading su questo livello. Supponiamo che adesso il trader inizi ad avere delle perdite. Per il trader questa perdita va a rappresentare il drawdown massimo e se andiamo a vedere nelle schermate dell'exchange e di alcuni servizi, il trader dopo questa perdita comunque rimane in profitto, perché con questa perdita lui non è andato ad intaccare anche il suo portafoglio iniziale, il suo investimento, non è andato il drawdown assoluto, ma è andato solamente a intaccare il drawdown massimo ottenuto con le perdite di guadagni precedenti. Però per noi che siamo entrati in questa fase a copiare il trader, proprio in questo momento, questa perdita non è un drawdown massimo, ma un drawdown assoluto, perché non appena siamo entrati, queste perdite sono andate ad intaccare il nostro capitale iniziale. E durante le prime fasi, soprattutto quando abbiamo iniziato a copiare il trader, sicuramente ci andremo a ripetere. Vabbè, è stata solo una giornata negativa, vediamo alla prossima ancora negativa, vabbè, è stata ancora un'altra giornata negativa, è solo sfortuna, ritentiamo al prossimo giorno, continuando così ad andare ad accumulare delle perdite. E come già vi avevo fatto vedere in una tabella, sia io che anche Pete, le percentuali di recupero non sono mai uguali alle percentuali del drawdown che abbiamo subito. Guardate questa tabella
E vi rendete conto con questo piccolo esempio delle percentuali di recupero che il trader deve farci fare per andare a recuperare le perdite, oppure le percentuali di recupero che dobbiamo andare a effettuare per riuscire a recuperare le perdite sul nostro capitale iniziale. Non è tutto oro quel che luccica, e quindi il copy trading molte volte non è così profittevole e privo di rischi come si può vedere online. Come abbiamo visto, il primo rischio in assoluto è quello di andare a cercare una piattaforma legit con tutte le licenze del caso, tutte le protezioni del caso, e che ci permetta di operare con semplicità e con un'ottima assistenza. Secondo punto è il rischio di andare a copiare un trader poco esperto, che se anche ha chiuso delle settimane in positivo, non è detto che la storia si ripeta, potrebbe essere solamente fortuna, e quindi potremmo andare a seguire un trader nel momento esatto che inverte il suo trend di fortuna e inizia ad avere delle perdite, e per lui magari, come abbiamo visto prima, è solo un piccolo drawdown su un lungo periodo profittevole. Per noi invece va seriamente a compromettere il nostro portafoglio, il nostro investimento iniziale. Terzo rischio, potremmo andare a seguire un trader che utilizza una strategia non adatta, ovvero è adatta alle sue esigenze ma magari non è adatta alle nostre esigenze, perché ogni trader deve studiare la sua strategia e basarla sulle proprie caratteristiche, e quindi non è detto che quella strategia vada bene anche per noi. Abbiamo un altro rischio, un rischio di concentrazione, ovvero andare a seguire più trader contemporaneamente può comportare un'eccessiva concentrazione in un'area specifica, in un settore specifico di mercato, andando così a farci aumentare anche le perdite. Su alcuni servizi c'è anche il rischio eccessivo di leva finanziaria. Alcune piattaforme di copy trading permettono di utilizzare la leva finanziaria e quindi permettere agli utenti di utilizzare più fondi di quelli che possono veramente permettersi di perdere. E non in ultimo abbiamo anche il rischio di monitoraggio. Seguire un trader non vuol dire lasciare tutto al caso e non andare a monitorare giornalmente le nostre posizioni, anzi le posizioni che sta aprendo, ma per andare a vedere se è profittevole o meno. Bisognerebbe sempre andare a monitorare la strategia che utilizza, le posizioni aperte, le posizioni chiuse, e nel caso andare a intervenire manualmente, chiudere quelle posizioni che siano eventualmente anche in perdita e smettere anche di copiare un trader che si sta rivelando dannoso. In linea di massima, per scegliere un trader da copiare bisogna considerare alcuni fattori, come ad esempio il track record di performance del trader, ovvero andare a verificare lo storico del trader nel tempo assieme alla sua stabilità. Bisogna andare a capire la strategia che viene utilizzata da questo trader che noi andiamo a copiare, perché come detto poco fa, una strategia che è adatta a un trader non è detto che sia adatta anche a un altro trader o presunto tale che sta copiando la sua operatività. Bisogna andare infatti a capire se la sua strategia si adatta alle nostre esigenze e al nostro tipo di portafoglio e ai nostri obiettivi. Bisogna andare a capire i rischi associati alla copiatura del trader in termini di performance, in termini di volatilità di rendimento del conto e della dimensione dello stesso. Bisogna andare a controllare la trasparenza del trader o la trasparenza della piattaforma che ospita il trader che stiamo per copiare. È importante andare a verificare se il trader mostra nel dettaglio tutte le sue operazioni e in alcuni casi bisogna anche andare a vedere se è disposto a rispondere ad alcune domande degli investitori. Bisogna andare a vedere nel complesso la sua reputazione, trasparenza, onestà e la sua presenza ovviamente nel mercato, perché potremmo andare a copiare un trader che magari apre una posizione a settimana o una posizione al mese. Bisogna andare a vedere nel profilo del trader che andiamo a copiare anche questa evenienza. Quindi, come avete visto, e non siamo neanche entrati nel dettaglio ad approfondire tutte queste tematiche, il copy trading non è così semplice come pensiamo. E la prossima volta che vedete una pubblicità, siete invogliati a fare copy trading, pensateci due volte. Fate copy trading solamente se avete una conoscenza a 360 gradi di quello che state facendo e una buona conoscenza del trader che state per andare a copiare. Mi raccomando, preservate sempre il vostro portafoglio. Ciao a tutti!